Ciao a tutti, sì, ho perso il controllo della macchinetta per tagliare i capelli, ma 3 giorni ce li ho come prima. Avevo da fare altri video, vi avevo anticipato delle cose, ma mi è arrivato di sorpresa il Sonoff Dual R3, quello nuovo. Mi sono dedicato subito a questo. Questo dispositivo è bello, molto bello, ha diversi tipi di applicazione perché può gestire motori, lampade, soprattutto può gestire le tapparelle molto meglio di come faceva il Sonoff Dual versione precedente. Oggi vi faccio vedere come si installa per comandare una tapparella, quali sono le particolarità, le funzionalità, e vi anticipo che funziona molto bene. Ve lo faccio vedere un attimo nel dettaglio e poi proviamo a montarlo insieme. Dispositivo che arriva nella solita scatola Sonoff, app e WeLink solita che conosciamo ormai a memoria, tutte le caratteristiche, dato che ci può interessare è il singolo carico per uscita che è 2200 watt, ma che su entrambe non deve comunque superare i 3300, che equivalgono a 10 o 15 ampere circa. Tirato fuori dalla propria scatola, la prima cosa che salta all'occhio è che viene già dato in dotazione questa staffa. Questa staffa serve per assellarlo da qualche parte con due viti o avvitarlo su un mobile, qualsiasi cosa, e in più ha l'aggancio qua per la barra DIN, quindi anche nei centralini potete andare ad incastrarlo senza problemi. Questa nella installazione che faccio oggi non servirà. Cosa servirà? Servirà a capire cosa sono tutti questi morsetti. Abbiamo in ingresso il neutro diretto, due fasi in ingresso che sono assolutamente uguali, viene messo come comodità per entrare e uscire con una fase, ma sono ponticellate come il neutro nei vecchi Sonoff. Uscita 2, uscita 1 che corrispondono a S1 ed S2, quindi questi sono gli ingressi, queste sono le uscite. Attenzione perché qui in ingresso non avremo più un contatto da chiudere tra S1 ed S2, ma quando il Sonoff sentirà entrare una fase da S1 abiliterà uscita 1, quando sentirà una fase da S2 abilita S2. Perché dico fase e lo sottolineo? Perché assolutamente non bisogna mai farlo al contrario con un neutro, perché si brucia. Non è come il Sonoff Mini che poteva essere alimentato al contrario, va alimentato esattamente come indicato e qui devono entrare delle fasi. Il pulsante qui non serve per l'attivazione ma serve solo per andare in modalità accoppiamento, quindi nella sua semplicità vedremo che ha del grosso potenziale. Vi farò vedere come collegarlo in una tapparella che ha un comando tradizionale a doppio pulsante, ma vi anticipo già che può gestire sia il doppio pulsante che il commutatore, ossia quello che rimane in posizione fissa. Bene, quindi noi che situazione troveremo? Avremo un neutro che va direttamente al nostro motore della tapparella, poi avremo una fase che andrà in ingresso al nostro doppio pulsante tapparella o commutatore. Sarà ponticellata sui due contatti, questo ponticello potrebbe essere già interno al pulsante tapparella volendo. Uscirà poi una fase per la salita e una fase per la discesa. Dopo invece come sarà il collegamento? Noi avremo sempre il nostro neutro che va direttamente al motore, ma va anche ad alimentare il Sonoff Dual. Ci sarà poi la nostra solita fase che arriva al commutatore e che fa il ponticello tra i due contatti, ma la stessa fase diretta dovrà andare ad alimentare anche il Sonoff. In uscita avremo L1 che va a fare la salita e L2 che va a fare la discesa o viceversa, e in uscita dal commutatore avremo le due fasi che vanno però questa volta in S1 e in S2. Ve l'ho fatto molto semplice per capire cosa troverete e quella che sarà la situazione dopo l'installazione del Sonoff Dual R3. Andiamo a montarlo e vediamo come funziona. Perfetto, qui ci troviamo con una 503 dove abbiamo un comando della tapparella e un interruttore, in questo caso di una luce esterna, che non ci interessa. Comando della tapparella che è normalmente funzionante, premendo su vedete che la tapparella sale, premendo giù va in chiusura e si fermerà al raggiungimento del fine corsa. Ok, lei ha raggiunto il fine corsa e si è fermata. Apriamo la 503 e vediamo cosa possiamo trovare dentro. Perfetto, qui ci troviamo in questa condizione. Abbiamo il comando tapparella che è quindi un pulsante diciamo doppio
con la fase, questo filo marrone, vedete che arriva dal tubo, filo marrone che viene al centro e che mi porta poi anche la fase, in questo caso l'interruttore della luce esterna. Ignoriamo quello, teniamo conto solo della fase che arriva qui al centro e che poi smista per la salita o per la discesa, dove abbiamo i fili neri che vanno a fare la salita e il filo grigio che va a fare la discesa. Ora, perché abbiamo due fili e non uno solo che va alla tapparella? Perché in questo caso l'impianto ha anche un comando centralizzato, quindi lavora in parallelo a tutti i comandi tapparella. Ignoriamo anche questo e noi teniamo solo conto del filo che va su. Uno dei due fili arriva da giù, dal tubo, e uno va su, va alla tapparella, quindi questo nero è la salita della tapparella e quest'altro nero è la discesa. Questi sono i due fili che ci interesserà collegare al sonoff. Per non confonderci e non fare casini, iniziamo subito a portare i due fili che vanno alla tapparella direttamente nel Dual R3, quindi prendiamo quello della salita, lo portiamo su L-out 1, attenzione a spellare molto corti i fili perché l'ingresso nel morsetto ha poca profondità e non dovete assolutamente lasciare del rame fuori. Seconda cosa da prestare attenzione, le viti dei morsetti non allentatele moltissimo perché altrimenti scappa via, la perdete ed è facile che non venga più ritrovata. Una spellatura corta, circa 3 o 4 mm, e la inseriamo nel morsetto. Poi facciamo la stessa cosa prendendo il filo della discesa e lo mettiamo in uscita 2. A questo punto vi ritroverete con il comando tapparella vuoto, non come nel mio caso che rimangono due fili perché fanno parte del resto dell'impianto, e avete spostato i fili che vanno alla tapparella dal doppio pulsante, dal commutatore interbloccato, chiamatelo come volete, al Sonoff Dual R3. Andiamo avanti, dobbiamo portare una fase diretta per alimentare il Dual e un neutro diretto, che in questo caso io prendo da questa fase ponticellata con l'interruttore e il neutro lo prendo combinazione da un neutro che mi arriva qui, che serve a fare la spia dell'interruttore, ma io so che è la stessa linea della tapparella e posso tranquillamente usarlo. Se non fossi sicuro di questo dovrei prendermi il neutro che va su al motore della tapparella. Come faccio a essere sicuro che il neutro della spia in questo caso va bene per fare il lavoro? Perché la fase stessa è ponticellata tra comando tapparelle e interruttore, quindi vuol dire che in questo impianto non c'è una separazione tra forza, luce, tapparella eccetera. Abbiamo quindi dato i due comandi tapparella, la fase diretta, manca un neutro. Perfetto, vedete che il Sonoff Dual si è acceso, è già in modalità accoppiamento, quindi due lampeggi veloci, uno lento. Proviamo ad aggiungerlo nell'app WeLink. Apriamo l'app WeLink, nuovo dispositivo, accoppiamento rapido, un dispositivo, andiamo avanti. Quando esce questa scritta arancione vuol dire che non sta riuscendo l'accoppiamento. Io ho già fatto delle prove e ho notato che l'accoppiamento rapido non si riesce a fare, quindi bisogna farlo in modalità compatibile. Per andare in modalità compatibile, quando siete in lampeggio per modalità di accoppiamento, se tenete premuto il pulsantino a lungo, a un certo punto inizierà a lampeggiare velocemente di continuo, vedete? Questo è l'accoppiamento in modalità compatibile. In questa modalità il Sonoff genera una rete Wi-Fi a cui dobbiamo connetterci. Quindi torniamo sull'app WeLink, qui sotto trovate modalità compatibile, premete, vi spiega di fare quello che ho appena fatto, andiamo avanti. La rete è sempre la stessa, ma a questo punto bisogna connettersi alla rete generata dal Sonoff, che si chiamerà ITEAD XXX con dei numeri. La trovate qui nelle reti Wi-Fi disponibili, eccola qui, ITEAD 00 bla 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 bla. La scegliete, lui si connette, dice che è connesso senza internet. Se vi dà una conferma di mantenere la connessione, gliela date. Torniamo all'app. Prossimo, vedete che lui in questo modo trova subito il dispositivo all'interno della rete e lo aggiunge. Molto bene. Noi lo chiamiamo Dual R3, lo aggiungete alla stanza se vi interessa e diamo completato. Noi qua tra tutti i vari dispositivi troviamo il Dual R3. Vedete che ha anche un'icona diversa perché ha due canali. Quando apriamo il Sonoff ci troviamo in un'interfaccia del genere. Automaticamente lui viene impostato in modalità comando tapparelle, quindi non andiamo a modificare nulla, ma vi faccio comunque dare un'occhiata ai menu. Nome, versione attuale,
posizione condividi. Allora, quello che ci interessa è qua nelle impostazioni, quindi modalità di lavoro, si decide se farlo lavorare come interruttore, motore o misuratore. Noi in questo caso lo usiamo come motore, ma nei prossimi tutorial vi farò vedere anche gli altri utilizzi. Sempre nelle impostazioni troviamo l'allarme, che è serie di parametri che possono essere impostati quando viene usato come misuratore. Torniamo indietro. Notifiche push sono quelle che vi avvisano del cambio di stato e i registri delle attività che ha svolto. Il dispositivo arriva già con l'ultima versione. Tornando al menu di controllo, visualizziamo velocemente cosa ti dice. Dunque in questo caso dice posizione attuale 0%, il cursore qui è a 0%, consumo e programmazione, il consumo che ha misurato nella giornata di oggi è 0, quello che misura in tempo reale che è 0. Ora cosa conviene fare? Conviene intanto vedere se abbiamo collegato correttamente la salita e la discesa, perché questa cosa si può invertire anche con l'app, ma conviene collegarla uguale a come è collegato il comando meccanico. Quindi proviamo a fare una chiusura e infatti apre. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo invertire i due fili. Lo faccio subito e riproviamo. Quindi apertura va su, lo fermo, chiusura va giù. La tapparella si ferma da sola, anche se lui in realtà sta ancora continuando a dare la fase. Ora lo fermo. Dunque con tapparella tutta aperta andiamo a fare la calibrazione. Quindi andiamo su impostazioni, modalità di lavoro, impostazioni motore, calibra motore. Lui adesso sta facendo una chiusura e ora fa un'apertura. Sta di nuovo facendo una chiusura e ha finito. Quindi secondo lui adesso la posizione attuale è 0%. Vediamo un po' come risponde il tutto. Se provo ad aprire, vedete che la percentuale va avanti. Lo fermo, secondo lui è al 19, al 25%. Vedete che una volta che si ferma fa un calcolo più aggiornato. Se provo a chiudere, si ferma e mi dice che adesso è allo 0%. Cosa fa? Lui praticamente si è calcolato i tempi per determinare la percentuale di apertura. Quando sente che cala l'assorbimento da una parte o dall'altra vuol dire che ha finito il ciclo. È una cosa basilare, ma che comunque andava implementata e soprattutto che funzioni bene. Ora proviamo a fare uno slide al 50%. Lui inizia ad aprire e mi ha fermato la tapparella. Perfetto, ora che abbiamo visto il funzionamento e abbiamo capito che dovrebbe riuscire a gestire la percentuale, faccio delle prove. Dunque la tapparella adesso è tutta chiusa, da applicazione provo a dirgli di aprire al 20%. Vedete che lei parte, intanto sull'app si è aggiornata la posizione e mi dice che secondo lui si è aperta al 20%. Vedete che in realtà ha iniziato a salire, mi ha aperto tutte le filure. Bisogna capire un attimino, diciamo, questa percentuale, come regolarcela secondo le nostre preferenze. Proviamo ad andare al 50. Lui continua a salire. Nell'app intanto aumenta, 33, 40, 46... finché arriva alla posizione che secondo lui è 52, ma vedete che nella realtà dei fatti siamo sotto la metà. Se io provo ad andare ad 80, 75, 74, arriva in quel punto. Se faccio 90, 91, arriva lì. Se gli do il 100, la apre tutta. Perché le percentuali sono sproporzionate rispetto alla posizione della tapparella? Perché la partenza con la zona, diciamo, morta che deve rotolare è più lenta. Inoltre, più il rullo avvolge segmenti di tapparella, più aumenta la velocità, perché nell'ultima sezione sale molto più velocemente. Quindi noi, per avere la tapparella, diciamo, a metà, sicuramente dovremmo impostare un qualcosa come il 70%. Ora provo col 70%. Vedete?
non ho sgarrato di tanto, perché so che la proporzione tra la partenza e la fine è diversa, quindi per avere una tapparella aperta a metà so che ad esempio gli devo dire di averla al 70%. Dovrete prendere un attimo di dimestichezza con questi valori per imparare la percentuale della posizione. Quindi fino a qua diciamo che funziona tutto. Ora bisogna ricollegare il comando che c'era in precedenza, vedere come lavora e capire come funziona. Ci procuriamo quindi 2 pezzi di filo in più per fare il collegamento dal comando tapparella meccanico tradizionale agli ingressi S1 e S2. Li collegate prima nel comando. Poi 2 spezzoni di filo li dobbiamo portare rispettivamente a S1 e S2, dove S1 rispecchia layout 1 e S2 rispecchia layout 2. Se vi siete un po' persi in tutto quanto, lasciate la tapparella più o meno a metà, come in questo caso. Li collegate un po' come vi viene, fate una prova e vedete se rispondono ai comandi. Io rimetto quindi la 503 nella sua posizione, faccio una prova, vedete che dando un impulso lui fa il ciclo e facendo il contrario lui mi ferma il ciclo. Quindi arrivati a questo punto abbiamo tutto perfettamente funzionante e noteremo subito che il nostro pulsante, dove prima dovevamo stare col ditino, non ha più la funzionalità che aveva prima, perché ora basta dare un impulso per far fare tutto il ciclo alla tapparella. Vedete? Io do un clic in su, lei parte, si fa tutto il ciclo, l'app sta leggendo la posizione, arriva a fine corsa, si ferma la tapparella per il fine corsa meccanico, ma si ferma anche il comando che viene dato dal son off. La stessa cosa se vado in giù, do un impulso e lui mi fa tutto il ciclo. Se la voglio fermare ad un determinato punto basta che premo in senso contrario, in questo modo, e nel mentre l'applicazione mi rileva la posizione al 73%, che più o meno è quel metà corsa che abbiamo rilevato prima. Ora qual è l'ultima prova che dobbiamo fare? È vedere cosa succede se mentre io aziono a livello domotico il son off, cosa succede se qualcuno va a premere il pulsante in senso contrario. Proviamo a fare una chiusura. Ora provo a premere il pulsante al contrario. Lei semplicemente si arresta. Questa è la soluzione a tutti i dubbi che avevamo fino ad oggi riguardo al discorso dell'interbloccaggio. Qui gestisce tutto direttamente il son off. Un'ultima cosa che voglio farvi vedere è il tipo di comando che trovate in casa, se può essere di tipo doppio pulsante o commutatore. Se noi andiamo nelle impostazioni dell'app e impostiamo dentro modalità di lavoro, impostazioni motore, tipo di interruttore esterno, interruttore a 3 vie, in questo modo, tornando indietro avrà le stesse percentuali, ma cosa succede? Che per lui questo qui non sarà più un doppio pulsante, ma sarà un interruttore che rimane nella posizione in cui viene messo. Quindi nel momento in cui vado a dare un impulso, lui non lo prende come impulso, perché lui si aspetta che la corsa totale a livello di comando tradizionale sia gestita dall'interruttore che rimane sempre in posizione. Io arrivo, schiaccio in su, l'app parte, mi riconosce la percentuale nella quale si sta alzando la tapparella finché arriva alla fine. Ma cosa succede quando arriva alla fine? Ora ve lo faccio vedere. Lui si ferma, l'app disabilita l'uscita sul canale della tapparella. In realtà il commutatore è ancora lì perché io adesso sto tenendo col dito, ma lui sarebbe rimasto in posizione, ma l'app continua a lavorare allo stesso modo. Quindi va giù, si ferma, va su. Potete fare assolutamente quello che volete. Se io però vado a cambiare di stato la posizione dell'interruttore, quindi se io anche solo la sto chiudendo e lascio il dito, vedete che si ferma perché lui sente un cambio di stato e comunque si ferma, ma l'interruttore, una volta effettuato questo cambio di stato, lascia comunque libero il son off di funzionare o a livello di app o di nuovo a livello di commutatore, perché se io lo rimetto in posizione lui continua a funzionare, si ferma, poi va dall'altra parte, si ferma, io posso chiudere con l'app. Se voi avete il comando tradizionale col commutatore meccanico che rimane in posizione, potete usarlo tranquillamente, potete lasciarlo nella posizione in cui è e non dà nessun problema, perché l'app continua a lavorare indipendentemente dalla posizione in cui è rimasto il commutatore. Andiamo a risolvere un problema di installazione dove abbiamo il doppio pulsante o il commutatore. Ora, arrivati a questo punto, se il Dual R3 vi sta nella scatola, potete rimetterlo dentro, chiudere il tutto e avete finito. Se già in fase di installazione vi siete resi conto che non c'è lo spazio,
La stessa cosa che abbiamo operato nella scatola va fatta nel cassone. Ok, avete visto che il prodotto è ancora secondo me un pelino acerbo, perché già nella fase di accoppiamento fa un po' tribulare, ma con la modalità compatibile si riesce al primo colpo senza problemi. Ho provato più e più volte, in accoppiamento rapido non va, ma in compatibile va sempre, quindi questa diventa la strada per questo dispositivo. Dopodiché avete visto che la gestione dell'apertura, della chiusura, delle percentuali funziona secondo me molto bene. Il discorso che non è preciso la percentuale rispetto a quello che vedete è un problema meccanico della tapparella, non è un difetto del dispositivo, questo ci tengo a precisarlo. La gestione del comando precedente, se è di tipo diciamo basculante, commutatore meccanico o doppio pulsante, diventa secondo me fantastica come gestione, perché potete tenere il comando che c'era già precedentemente montato, continuerà a funzionare molto bene e molto meglio di prima, perché nel caso di doppio pulsante voi andando a dare un solo impulso lui si fa tutto il ciclo, il che va a migliorare anche quello che è l'impianto tradizionale. Quindi tanta roba. Difetti, beh, a parte questa cosa dell'accoppiamento che secondo me potrebbe essere migliorabile, ma se non lo è non importa, basta sapere come fare e lui si accoppia e funziona regolarmente. Tra l'altro ho visto che anche quando manca tensione è molto veloce a riprendere la rete. Il difetto ad oggi è che Alexa non lo riconosce. Per ora va usato solo con comandi tradizionali e app e WeLink, secondo me a breve verrà implementato e riconosciuto, aspettiamo evoluzioni. Vi invito a seguirmi e a iscrivervi al canale perché farò altri tutorial sulle varie installazioni che si possono effettuare con questo dispositivo. Soprattutto secondo me diventerà interessante montarlo dove ci sono dei deviatori, ad esempio, perché rispetto ai miei precedenti tutorial con i Sonoff Mini va a gestire tutto lui senza l'ausilio di relay aggiuntivi. Vi chiedo un bel like se vi è piaciuto il video, mi raccomando date anche un'occhiata al mio canale Telegram dove metto sempre tutte le cose inerenti solo ed esclusivamente ai miei video o a quello che compro io. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao da Massi Dattoli.